L'ispettore dell'FDA, l'ispettore o gli ispettori, il gruppo di ispettori che fecero appunto questa ispezione presso la Able, riscontrarono tutta una serie di discrepanze tra quelle che erano le procedure previste dai capitolati stessi di produzione della ditta e dalle specifiche di produzione e quindi dal controllo di qualità dei prodotti, e quelli che invece poi erano effettivamente i risultati della produzione e dei controlli. Questo ad esempio è item number one, quindi il primo che hanno osservato, in cui ad esempio nei prodotti alimentari per animali che venivano fuori da questo impianto, venivano riscontrati dei livelli di aflatossine che erano moltissime volte più alti di quelle da normativa. Ad esempio, secondo il capitolato di produzione, i livelli di aflatossine dovevano essere all'epoca inferiori alle 20 parti per bilione, 20 parti per miliardo, e in questo esempio vengono riportati livelli di aflatossine che vanno da 60 a 380 parti per bilione, quindi decine di volte più alti di quelli che erano ammissibili secondo le norme. La lista delle osservazioni che venivano portate dagli ispettori era lunghissima, ci sono diverse pagine proprio di osservazioni che poi sono riportate magari nel materiale supplementare dove c'è tutta la relazione, ma ad esempio c'erano cose che le materie prime che vengono accettate per fare i semilavorati, i prodotti finiti, dovevano venire controllate mediante spettroscopia nel vicino infrarosso, appunto per la conformità. E ad esempio qui viene osservato che su 21 lotti che venivano accettati, 17 non erano conformi per quanto riguarda 3 delle 5 specifiche controllate col vicino infrarosso e venivano accettate lo stesso. Alcuni lotti di crusca di riso, ad esempio, non avevano 4 su 5, non erano conformi di questi parametri col vicino infrarosso e venivano accettate ugualmente, e così via. C'erano tutta un'altra serie di criteri per la non accettazione, ad esempio. Ecco, un'altra cosa che secondo me è abbastanza interessante è che ci sono dei criteri anche per poter immagazzinare o tenere per un certo periodo il prodotto finito sui carrelli all'esterno dell'impianto di produzione, e qui l'ispettore fa notare che non sono stati proprio scritti dei criteri per l'accettazione di questa procedura e quindi di come deve essere il prodotto che viene messo sul carrello e quanto tempo può stare e tutte queste tipo. Quindi sia, diciamo, osservazioni nel merito proprio dei numeri, tra virgolette, di quello che viene fatto, ma anche osservazioni sul fatto che le procedure possono non essere in se stesse adeguate anche formalmente a quello che viene richiesto dalla legge. Così, a livello di curiosità, che poi chiaramente ha un suo peso anche per quanto riguarda le ricadute sulla salute, mi ha fatto abbastanza riflettere l'osservazione numero 8, che è quella che non c'è una dicitura di avvertimento per quanto riguarda la BSE sulle ricevute del materiale di scarto che veniva venduto all'allevatore di maiali lì di fianco. Ovviamente gli scarti della produzione, che loro nei mangimi non mettevano, avevano trovato il modo appunto di recuperarne un piccolo guadagno, vendendo appunto questi scarti a un allevatore di maiali che c'era lì vicino.
Però cosa succede? Che quella fra l'altro era l'epoca in cui c'era una grossa attenzione e quindi la normativa era particolarmente stringente per quanto riguarda la BSE, cioè il cosiddetto morbo della mucca pazza, no? E quello che era la legge era che era necessario tutte le volte che uno vendeva certi tipi di mangimi, in questo caso evidentemente era un mangime che poteva avere una pericolosità per quanto riguarda appunto la BSE, poteva essere di origine animale probabilmente, andava scritto una dicitura che era diciamo che quando io vendo questo prodotto devo avvertire chi lo compra che questo prodotto non è legale darlo da mangiare ai bovini, alle pecore, ai ruminanti di un certo tipo e così via. E quindi chi lo fa è soggetto a una multa ed è riportata la dicitura secondo quel determinato articolo di legge, insomma. Quindi tra le varie osservazioni c'è anche questa, che non era riportato questa dicitura vendendo questo mangime a un altro utilizzatore. Notare che questo era un allevatore di maiali, quindi in realtà questo mangime si poteva dare ai maiali, non era tra quelle razze che erano proibite, ma tu la dicitura gliele devi mettere lo stesso, quindi anche una cosa che dal punto di vista pratico in quel caso particolare non ha nessuna ricaduta possibile sulla salute, ma tu in quel momento non stai diciamo adempiendo a quello che ti prescrive la legge per avere diciamo una conformità di tutte le tue procedure. Ecco, il 483 è quello che viene prodotto dagli ispettori dell'FDA. Chiaramente al mondo non esiste soltanto l'FDA, anche se ovviamente gli Stati Uniti per tanti motivi sono all'avanguardia in questo tipo di controlli di procedure. Esiste un'entità che è analoga nella maggior parte dei paesi avanzati, industrializzati e anche nell'Unione Europea. In particolare in Italia esiste l'AIFA, che è l'agenzia per il farmaco, e in Europa esiste l'EMA, la European Medicine Agency, che è appunto l'agenzia che si occupa a livello europeo di controllare tutte le, diciamo, tutte le sostanze farmaceutiche, tutti i farmaci che sono stati autorizzati con procedura europea, cioè non sono stati autorizzati in un singolo Stato dell'Unione, ma sono stati autorizzati appunto in tutta l'Unione Europea, e che quindi ha il carico di verificare la rispondenza degli impianti di produzione e dei prodotti finiti alle GMP, GLP, e ha l'incarico di portare avanti la farmacovigilanza e così via. Nel 2011, questi sono gli ultimi dati che sono riuscito a reperire, l'EMA ha effettuato una serie di ispezioni appunto analoghe a quelle dell'FDA, anche se vista la relativa giovane vita della Unione Europea per quanto riguarda appunto la normativa farmaceutica, erano controlli non diciamo nello specifico per sanzionare comportamenti scorretti, ma erano controlli preventivi per vedere qual era la situazione attuale del mercato e della produzione farmaceutica. E come si può vedere, in questo caso erano nel 2011, venivano controllate 38 prodotti in totale, di cui 30 per uso umano e 8 per uso veterinario, di cui su 38 totali 19, quindi esattamente la metà, presentavano qualche tipo di problema. Quindi questo nonostante, ripeto, si tratti di sostanze di uso farmaceutico, quindi l'industria farmaceutica che è una delle più avanzate per quanto riguarda i controlli e le misure di sicurezza per quanto riguarda appunto le produzioni. Anche se poi questa osservazione viene un po' stemperata dal fatto che di queste 19 problematiche riscontrate, solo 4 erano out of specification, quello di cui avevo accennato prima, cioè il fuori specifica, un farmaco che ha un qualche parametro che non è
corrispondente al capitolato di produzione. Quindi evidentemente le restanti 15 problematiche erano problematiche di tipo, se vogliamo, meno pratico, cioè appunto, come abbiamo visto prima, una non corrispondenza magari di un modulo con la procedura effettivamente effettuata e così via, che chiaramente sono sempre problemi da evidenziare e da risolvere, ma non hanno un impatto immediato sul prodotto finito. E di questi 4 fuori specifica, nessuno era di una gravità tale da poter produrre potenziali rischi per la salute dell'utilizzatore finale. Quindi insomma diciamo che problemi ce ne sono, ma non di una gravità assolutamente diciamo, preoccupante.